benvenuti nell'angolo di Rosetta e la Scarpetta. Oggi vi propongo un piatto tipico napoletano e facciamo i polipetti alla luciana. Per cui prendiamo una bella padella larga, ci mettiamo un bel filo d'olio anche abbondante. Questo è un piatto tipico napoletano che si può mangiare anche volendo con un po' di pasta, però preferibilmente lo usiamo per accompagnarci poi dopo il pane e quindi gustarci appieno i nostri polipetti. Mettiamo l'olio. Le richieste per questa ricetta sono tante e quindi ho pensato di proporla anche a voi. I polipetti potete prenderli sia ovviamente freschi se si trovano, se c'è, ma vanno benissimo anche quelli congelati, per cui una volta scongelato io per praticità li ho già lavati, puliti e liberati dalla pelle che li riveste, per cui sono già pronti per essere cucinati. Però si può prendere anche un polipo più grande, ciò che conta è il condimento, perché poi in base a quello che lasciamo nella padella si può mangiare con più pane possibile, se siete amanti proprio della scarpetta. Allora, per praticità si possono usare già prezzemolo aglio tritati, se non si vuole appunto, se non si ha il tempo anche di prendere il prezzemolo fresco, va benissimo anche il preparato già tritato che compone sia l'aglio che il prezzemolo. L'importante del vino bianco, gli ingredienti sono un po' di sale, aglio, pane che ci servirà dopo per la scarpetta, pomodorini, peperoncino che si può anche non mettere per chi non ama il piccante, e i nostri polipetti, e soprattutto un bel bicchiere di vino che non guasta. Ok, allora il nostro aglio sta per soffriggere, lo facciamo solo dorare, non bruciare, perché altrimenti anche l'olio prende poi il sapore di bruciato e non va bene. Appena caldo mettiamo i polipetti, attenzione perché essendo ancora intrisi d'acqua possono poi schizzare e ci si può scottare, per cui attenzione a questo. Come vino vi propongo un Is Rosé che è proprio adatto, diciamo, ai piatti di pesce. Allora, l'aglio è pronto, lo togliamo in modo tale che poi non ci ricapita nel pesce. Ripeto, i polipetti sono già belli lavati e puliti e li adagiamo nell'olio caldo. Ecco qui, con una cucchiaia stemperiamo un po' in modo tale che si aprano e li facciamo un po' andare mettendoci già prezzemolo e aglio, un po' di sale, i pomodorini lavati e tagliati, si può pensare a qualsiasi tipo, un pizzuttello, un pachino, l'importante è che siano pomodorini freschi. Io metto il peperoncino perché nei miei piatti non manca mai, per cui questo fresco è l'ideale. Copriamo e facciamo andare qualche minuto, poi sfumiamo col vino. Allora, adesso che abbiamo aggiunto i pomodorini e tutto, ci aggiungiamo un ingrediente che nei miei piatti in cucina non manca mai, che è il peperoncino, possibilmente fresco. Lo tagliamo e lo aggiungiamo ai nostri polipetti. Adesso li lasciamo un po' andare per qualche minuto in modo tale che si insaporiscano e poi li sfumiamo col vino. Tempo di cottura per questa ricetta siamo intorno alla mezz'oretta, 3/4 d'ora. L'importante è che i polipetti siano morbidi e che il sughetto abbia rilasciato il condimento giusto per poi essere accompagnato dal pane. Allora, vediamo i nostri polipetti, appunto sono, vedete il sughetto, questo trionfo di colori bellissimo, perché c'è il pomodoro
con il peperoncino, quindi questo rosso ancora più acceso, e il nostro prezzemolo, l'aglio. Peccato che non riusciate a sentire l'odore, un profumo buonissimo. Adesso prendiamo il nostro vino, appunto come dicevo prima uno spumante italiano, perché noi agevoliamo i vini italiani. Sfumiamo e lasciamo andare ancora per una ventina di minuti, il tempo che tutto si asciughi un attimino. Alziamo anche un po' la fiamma, copriamo. Allora, questo piatto è divertente perché può essere accompagnato sia, appunto come dicevo prima, se si vuol fare la pasta, quindi con degli spaghetti diventa un primo piatto. Se invece lo si preferisce da solo, anche sulle bruschette piuttosto che col pane fresco da intingere, va benissimo. Quindi è un piatto versatile, pronto in mezz'ora, massimo 3/4 d'ora, per cui non necessita chissà di quanto tempo a disposizione, e quindi è una buona idea per invitare anche qualche amico a cena. Allora, il nostro sughetto praticamente è pronto. Allora, vi do dei consigli. Io ho usato questi moscardini piccolini, per cui il tempo di cottura sono teneri, mezz'ora, 3/4 d'ora come dicevo prima, e sono pronti da mangiare. Se non so, prendeste un polipo un po' più grande, quindi anche un po' più duretto, allora nel momento in cui si mette del vino si aggiunge anche dell'acqua calda, che lasciate in un pentolino accanto a voi, e man mano lo sfumate con l'acqua calda, in modo tale che poi la carne del polipo si ammorbidisca un attimino. Guardate che bei colori. Questo è proprio uno dei piatti miei preferiti, napoletani ovviamente. In alternativa, se volete anche dare un tocco di sapore in più, si possono aggiungere anche delle olive nere o di gaeta o taggiasche, secondo le vostre preferenze. Però è un piatto che già così direi che è più che ottimo. Per vedere la cottura potete eventualmente appoggiare il polipetto in un piattino che avete qui a disposizione. Oh, è caduto il pane. Io lo taglio per vederne la consistenza. Sì, direi che è pronto. Ottimo. Piccantissimo, ottimo. Se non siete amanti del peperoncino come me, potete metterci del pepe nero oppure non mettere nulla. I nostri polipetti sono cotti e saporiti al punto giusto. Adesso impiattiamo. Allora, io ho preparato sia il pane fatto in padella con un po' d'olio, quindi reso come una bruschetta, per chi la volesse utilizzare come tale, o se no il nostro pane per intingerlo nel condimento. Per cui ne mettiamo un po', quindi che rimanga anche un po' brodoso, ecco, non proprio asciutto, perché altrimenti non rende il sapore. E poi invece questo qui lo mettiamo al lato del piatto. Ripeto, secondo i gusti si può fare anche il primo piatto con la pasta, ma lo lasciamo ad altri. Il pane potete scegliere quello che più preferite, meglio ovviamente che abbia più mollica, in modo da poter avere questo effetto proprio di puccetta. Ecco, a questo un bel bicchiere di vino, che appunto male non fa. Vi auguro una buona scarpetta e tanti auguri.